Parliamo oggi di Marco 7. Partiamo con la lettura dei versetti 1-8. Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli antichi. E tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame. Qui i farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? Ed egli rispose loro: Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Le parole del profeta Isaia sono la descrizione delle persone che praticano un culto per imposizione o paura, invece che per libera scelta. Onorare con le labbra è ciò che avviene, per esempio, anche con la preghiera inconsapevole, ripetizione automatica di frasi finché i pensieri sono rivolti altrove, ad altro ritenuto più importante in quel momento dalla mente. Il cuore quindi è lontano. Manca la comunicazione tra mente e cuore, fondamentale per la centratura dei corpi della macchina biologica e dei corpi sottili. La comunicazione mente-cuore è quando il campo elettrico del cervello e il campo magnetico del cuore si compenetrano, divenendo un tutt'uno. Un unico campo armonico che permette all'individuo di comprendere la sua identità e di percorrere il viaggio della vita. Quando la mente va in un senso e il cuore in un altro, nulla si realizza per libero arbitrio, ma tutto per dipendenza verso altri o altro. La fusione del campo elettrico e del campo magnetico in equilibrio genera l'energia vitale. Le parole espresse senza intenzione rimangono senza risultati tangibili. Ho trattato in precedenza il valore della preghiera recitata. Il culto in Dio, il ritenerlo un essere superiore, è vano, perché nulla è superiore, ma tutto è. Il tempo e le energie per quel culto sono solamente sprecate, perché è una dottrina fatta di dei degli uomini, dell'ego di chi le decide, e sono concetti umani, soggettivi, relativi al paradigma in cui si è immersi. Il vero culto invece è quello del messaggio cristico, universale, etico, equo, che conduce a scoprire la divinità che si è. Quel creatore che permette al tutto di manifestarsi dal nulla, facendo collassare la funzione d'onda nell'unico evento possibile. Le persone che vivono manipolate nella paura sono convinte che siano gli oggetti o i riti a rendere potere a Dio. Sono strumenti e mezzi simbolici che possono elevare le frequenze con l'intenzione, ma Dio è tutto, indipendentemente dai riti, dagli oggetti offerti o dai sacrifici. Quelli sono solo dettati da esigenze umane di sentirsi meno colpevoli per gli errori commessi. Passiamo al versetto 9 e aggiungeva: siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. La mente umana è molto potente nel creare la realtà che preferisce. Qui Gesù Cristo si riferisce alla capacità degli scribi di manipolare i fedeli nel culto, terrorizzandoli e inducendoli ad aver timore di Dio. Con la paura si gestiscono masse intere, lo viviamo ogni giorno. Il coraggio invece rende gli uomini liberi, allora si convincono le masse che c'è qualcuno di talmente potente che è impossibile da combattere e l'unica soluzione è la pura sottomissione, conducendo le greggi umane al baratro con una promessa eterna che probabilmente mai verrà mantenuta, almeno nella modalità decisa dagli uomini. Una cosa è la tradizione, un'altra il messaggio cristico. Solo il libero arbitrio può salvare le masse. E leggiamo ora i versetti 10-13. Mosè infatti disse:
onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece dicendo, se uno dichiara al padre o alla madre, è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili se ne fanno molte. Gesù Cristo riporta un esempio di interpretazione personale degli insegnamenti, un'interpretazione fatta a vantaggio di chi la decide. Onore verso il padre e la madre sono il ringraziamento delle persone che ci hanno permesso di entrare in questo mondo. Rappresentano quindi l'energia maschile e femminile, il cielo e la grande dea, il nutrimento di corpo e anima. Maledicendoli si porta se stessi verso l'annientamento, in quanto ogni frequenza emessa nell'universo ritorna indietro alla persona che l'ha emessa, ma si sta anche maledicendo l'informazione loro che dimora in noi. L'onore verso queste energie significa riconoscere il nostro posto nel mondo, ma anche la loro esistenza perché principi fondamentali di creazione. Onorare ciò che ci ha creato permette di vivere longevi e felici. In qualunque modo i genitori si siano comportati con noi, dobbiamo onorarli per averci permesso di essere qui a compiere il nostro disegno divino, un ruolo scelto da noi pur dimenticandocene, e i genitori sono coloro che ci mettono nelle condizioni di iniziare a colorare questa nostra opera d'arte. Ricordiamoci che siamo noi a scegliere i genitori, il luogo e il tempo in cui nascere. La storiella della piccola anima e il sole di Neale Donald Walsch ce lo spiega perfettamente. E passiamo ai versetti 14-16. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Un insegnamento esoterico, cioè il mondo è dentro di noi e l'esterno è soltanto il riflesso di chi siamo nel profondo. Tutto ciò che è fuori è come ciò che è dentro e quello che percepiamo fa parte di chi siamo davvero. Il mondo esterno è uno specchio dettagliato e perfetto di quello che siamo divenuti fino al momento presente. Siamo sempre solo noi che creiamo la nostra realtà. È un concetto troppo spesso rifiutato, ma comprendiamo quanto sia veritiero semplicemente osservandoci. Vivendo la stessa situazione, persone diverse la percepiscono in modalità diversa, eppure sono nella stessa condizione. Percepiamo il mondo esteriore con i 5 sensi, i quali inviano le informazioni al cervello che le elabora secondo i codici che abbiamo fatto nostri dalla nascita a oggi, spesso anche proveniente però da vite precedenti o parallele. Questo straordinario quanto fondamentale insegnamento ci è trasmesso da Gesù Cristo. Lo troviamo nei rotoli di Qumran che potrebbero essere stati scritti dagli Esseni. Si tratta della legge dello specchio con i 7 specchi esseni, un insegnamento che travolge radicalmente il paradigma in cui siamo immersi. Li accenniamo solamente poiché sono già state trattate in altre sedi. Primo specchio: riferisce alla presenza di sé nell'adesso, rende consapevoli di vivere attraverso l'apparato psicofisico. Secondo specchio esseno, riferisce a ciò che si giudica nel momento presente. Terzo specchio esseno, riferisce al rapporto verso le persone dalle quali si è attratti. Quarto specchio esseno, riferisce al rapporto con i comportamenti compulsivi e di dipendenza. Quinto specchio esseno, riferisce al modo in cui si è vissuti finora, scelta tra le infinite possibilità. Sesto specchio esseno è l'oscura notte dell'anima, definisce il rapporto con se stessi. Il settimo specchio esseno riferisce invece al rapporto con l'uno, con Dio e con l'universo. Tutto è in noi, dobbiamo solo riconoscerlo con umiltà. È interessante come lo specchio sia anche il giocattolo che i 7 titani regalano a Dioniso bambino
Egli vede le parti di sé e crea, di conseguenza, il suo mondo come un gioco, nella gioia e felicità. Passiamo ai versetti 17-23. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola e disse loro: siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna? Dichiarava così mondi tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Ho già accennato che siamo formati da un campo elettromagnetico, dove la parte elettrica siede nel cervello e quella magnetica nel cuore. Il campo magnetico del cuore sembra abbia un potere 5.000 volte maggiore a quello elettrico. Sappiamo anche che è il magnetismo ad attirare a sé, perciò di quali formazioni è composto il nostro campo magnetico? Il nostro cuore è aperto all'amore o è indurito alla malvagità? Per malvagità si intendono tutte le emozioni inferiori, di dualità, di tentativo di considerarsi superiori. Per amore invece intendiamo il senso di unità, integrità, equità, valori e virtù. Il campo magnetico di ogni essere umano è capace di sincronizzarsi per modificare gli eventi nel pianeta. Ha anche la capacità di modificare il campo magnetico terrestre. Lo dimostrano moltissimi studi, primi fra tutti quelli dell'Istituto HeartMath sull'11 settembre e sulla morte di Lady Diana, affiancati agli studi dell'FBI sull'effetto Maharishi. Comprendiamo perché si dice sempre di ragionare col cuore, di pensare con il cuore, ma anche di amare con la testa, perché la connessione dei due centri risulta il connubio della potenza di ogni essere umano. Inoltre, come accennato in precedenza, lo stesso segno della croce ci indica come i due siano al servizio l'uno dell'altro attraverso una comunicazione sottile. La contaminazione dell'umanità avviene quando ci si arroga il diritto alle esperienze degli altri come proprie, generando confusione nell'identità e identificandosi così con qualcun altro. Leggiamo ora i versetti 24-30. Partito di là, andò nella regione di Tiro e di Sidone, ed entrato in una casa voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. Ora, quella donna che lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia era greca, di origine siro-fenicia. Ed egli le disse: lascia prima che si sfamino i figli, non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma essa replicò: sì, signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli. Allora le disse: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Gesù Cristo conferma la compassione nei confronti delle persone. In quel periodo le popolazioni erano suddivise in gerarchie, alcune delle quali possedevano privilegi rispetto agli altri. In questo passo ritroviamo un insegnamento fondamentale della natura. Alcuni esseri viventi sono più adatti alla vita in un determinato ambiente rispetto ad altri. È una legge assolutamente ineludibile e naturale. E questo lo dimostra la risposta di Gesù alla donna, la quale ribatte con estrema sincerità. Questa sua umile risposta le fa guadagnare la compassione del Cristo, che accoglie la sua richiesta perché priva di arroganza, rassegnazione e paura, ma determinata, equilibrata e sincera. Chi si fa carico di allevare i cagnolini deve anche accudirli con amore. E così si comporta Gesù Cristo. Si rispettano le gerarchie, ma tutti hanno diritto alla vita.
In natura tutto è interconnesso e gerarchico, il più adatto e il più influente sul gruppo ha la precedenza alla vita perché è utile all'intera comunità. Versetti ora 31-37. Di ritorno dalla regione di Tiro passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. E gli condussero un sordo muto pregandolo di imporgli la mano, e portandolo in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: Efatà, cioè apriti. Subito si aprirono gli orecchi, si sciolsero il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e pieni di stupore dicevano: ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. In tutta la letteratura antica si trovano eventi di guarigioni con l'imposizione delle dita e delle mani, ma anche con la saliva. Le dita hanno la capacità creante, riequilibrante. Sono le bacchette magiche di cui ognuno dispone naturalmente. Una proprietà della saliva è di certo quella cicatrizzante, grazie all'istatina 1, ma possiede proprietà antibatteriche. Molti sono i guaritori che utilizzano la saliva come strumento di guarigione. Quella di Gesù Cristo era inoltre caricata del suo potere magnetico, intenzione e amore. Le tradizioni sciamaniche o di magia verde rivelano come alcune piante divengono potentissimi farmaci dopo essere state masticate. Questo conferma che la saliva attiva processi di guarigione in maniera importante. Nel sito www.teosofica.org troviamo: in tutte le epoche e presso tutti i popoli a questo umore delle ghiandole della bocca sono stati attribuiti poteri straordinari. Plinio riportava che secondo un antico costume bastava strofinarsi con un dito un po' di saliva dietro le orecchie per eliminare fastidi ed inquietudine. Era considerata anche un validissimo antidoto contro aspidi, vipere e serpenti velenosi di qualsiasi genere. Ma Alberto il Grande precisava che la saliva, per essere efficace, doveva appartenere ad un uomo digiuno che fosse stato a lungo senza bere. Interessante come la natura ci indica ogni soluzione. Gli animali ammalati rimangono a digiuno e utilizzano la loro saliva per la guarigione.